In questo video impareremo ad usare i certificati V2, che rispetto ai certificati V1 hanno il vantaggio di poter collegare più dispositivi connessi allo stesso gateway. Perciò andiamo nella sezione Devices o dispositivi e clicchiamo su Add Devices, aggiungi dispositivo. Creiamo questa prima macchina di prova, come seriale mettiamo dei valori generici, per esempio VC, nome test, invio dati, selezioniamo un modello e possiamo anche selezionare uno dei firmware. Io selezionerò l'ultimo, quello più aggiornato. Per quanto riguarda l'associazione ad un gruppo non abbiamo nessuna necessità, perciò lasciamo il flag su No Groups e possiamo confermare. Bene, adesso avremo la nostra macchina che si chiama test invio dati. Clicchiamoci sopra. Qui avremo nella sezione di monitoring i nostri widgets. I widgets si possono gestire in firmware, che possiamo accedere cliccando qui. E su monitoring view abbiamo i nostri widgets già configurati e sono temperatura, umidità e porta. E saranno questi valori che noi cambieremo con il payload che invieremo. Bene, torniamo alla nostra macchina. E generiamo i nostri certificati. V2. Adesso li scaricheremo e dobbiamo estrarli. Eccoli qua. Certificati generati che siano V1, V2 e come formati sono gli stessi, cioè sono sempre 4 e avremo i certificati che utilizzeremo saranno quelli che avranno estensione ca.pem, certificate.pem e private.pem. Il quarto non ci servirà. Per quanto riguarda l'invio dei dati alla macchina, utilizzeremo in questo esempio un software che si chiama MQTTX. Per iniziare dobbiamo cliccare su più e New Connection. E qua incominceremo a inserire i nostri valori. Allora, noi utilizzeremo il nome, potrebbe essere anche un nome diverso, quindi utilizziamo lo stesso, test invio dati ABC. Dopodiché dobbiamo riempire il client ID. Per quanto riguarda il client ID, noi per certificati V2 dobbiamo andare a recuperare certificati scaricati precedentemente e copiare la sezione prima dell'estensione ca o certificate.pem eccetera. Quindi copiamo e incolliamo qui. Per l'host lasciamo mqtts e qua per l'host questa parte è già compilata, ma noi la possiamo trovare se andiamo nel readme di Things5. Andando alla sezione di Client Setting e la sezione V2 dei certificati in MQTT API, qui possiamo trovare le informazioni necessarie da riempire nel nostro MQTTX. Quindi abbiamo detto host, qua lo troviamo, è già compilato. La porta 883 come è scritto qui, TLS on qui, e dobbiamo andare su self signed e dobbiamo selezionare i nostri certificati, che sarebbero quelli che abbiamo estratto. Per quanto riguarda il primo certificato CA, lo troviamo CA e selezioniamo quello. Dopodiché il client certificate file sarebbe il secondo certificate. Per quanto riguarda il client key dobbiamo selezionare quello
con l'estensione private. Bene, qui su Advanced possiamo lasciare la versione 3.1 e lasciare tutto così com'è. E adesso facciamo connetti. Per quanto riguarda la sezione del topic, dobbiamo riempire quella parte copiandola dal readme di Things5, andando nella sezione API Reference e Data Ingestion Request. Nella versione v2.0 dobbiamo copiare questo, dobbiamo incollarlo qui e nella sezione Device ID dobbiamo copiare il Device ID, ma non prendendolo dal certificato, ma prendendolo dalla piattaforma di Things5 nel link. Questa parte sarebbe il nostro device ID da inserire nel topic. Perfetto. Ricolleghiamoci e adesso la nostra macchina sarà effettivamente online. Per quanto riguarda il payload da inviare alla macchina, e andiamo sempre nella sezione di Data Ingestion Request, nella sezione V2, e possiamo copiare questo codice in JSON e poi possiamo modificare inserendo i parametri che a noi interessano. Quindi in questo caso ho lasciato in matrix la temperatura, l'umidità e la porta, che abbiamo visto essere presenti qui nella sezione monitoring, quindi temperatura, umidità e porta door. Perciò adesso, inviando il nostro payload, dovremmo avere i nostri dati aggiornati. Riproviamo a inviare il nostro payload. Qui avremo il feedback, ecco. Vedremo il nostro data request, che sarebbero il nostro JSON che abbiamo inviato. E qui abbiamo il data response, cioè qui ci dice se ci sono stati errori. La sezione errori è vuota, perciò il nostro invio del payload è andato a buon fine. Adesso è aggiornato anche la sezione porta. Bene. Adesso sappiamo che i certificati funzionano e anche il nostro payload. Una caratteristica dei certificati V2 è che possiamo riutilizzarli anche per altre macchine. Perciò aggiungiamo un altro dispositivo . Stessa procedura di prima. Troviamo il nostro dispositivo e dobbiamo assegnare i certificati che abbiamo generato precedentemente per la macchina test invio dati, cliccando sui tre puntini e andando su Use Existing V2 Certificate, usare i certificati V2 già esistenti. Qui andiamo a trovare la nostra macchina, test invio dati, e confermiamo. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare per testare l'invio dei dati è copiare il device ID dal link. Andiamo nella sezione diagnostic, così monitoriamo, e senza cambiare altro dobbiamo semplicemente qua nel topic cambiare il device ID e possiamo già inviare i dati. Come vedete, il payload è stato inviato, non ci sono stati errori, e se torniamo nella schermata della macchina che abbiamo appena creato avremo già i nostri dati inviati e aggiornati.